is the Self-Preservation Society. The Self-Preservation Society. Put it on your arm and got your daisy roots. Sure it's easy when you're whistling flute. Nothing bloody doesn't complete Get your skates on, mate. Get your skates on, mate. Nothing around you. Rock your plate of meat. Right on the sickness is the Self-Preservation Society. The Self-Preservation Society. The Self-Preservation Il Nivolé, location di cult movie internazionali come The Italian Job del 1969, è probabilmente la salita più affascinante scenografica che abbia mai affrontato. Ma per poter godere di tanta bellezza sarà necessario faticare, e non poco. Nivole! Partiti! Partendo da Lucana bisogna pedalare in salita per 40 km per raggiungere quota 2618. Ciao ragazzi. Nivolette e Nivolette. Per farvi un'idea, provate ad immaginare un lungo cavalcavia di 40 km. E dire! Come spesso accade, il primo tratto ha pendenze dolci, buone per scaldare le gambe. Poi si passa al centro abitato di Noasca e ci si trova davanti un muro fatto da 4 tornanti, con pendenze tra il 14 ed il 16%. Ecco il primo! Il benvenuto a Nivolette! La prima sensazione sarà quella di girare la bicicletta, tornare in paese, fare una bella passeggiata alle vicine cascate e cercare un buon ristorante dove pranzare. Se però passate indenni il primo ostacolo, allora non tornerete più indietro. Bivio! Galleria, stradina. Qualche chilometro e si lascia la provinciale, evitando la lunga galleria. Si percorre l'antica strada chiusa al traffico e riasfaltata grazie al passaggio del Giro d'Italia nel 2019. Occhio, occhio, occhio. Occhio Erika, passa a sinistra. Erika che scorreggiata. Non è vero. Bugiardo. Il tratto è suggestivo. Costeggiamo il torrente Orco che dà il nome alla valle tra dirupi ed enormi inquietanti rocce, probabili residui di precedenti frane. Saranno 4 km con una pendenza media del 12%. La prima parte della salita praticamente si chiude qui. Un tratto semplice ci porta al lago di Ceresola Reale, unico comune italiano insieme a Venaria Reale a potersi fregiare di questo titolo, concesso da Vittorio Emanuele II, al quale il comune aveva ceduto gratuitamente il diritto di caccia a camosci e stambecchi. 100 anni fa, nel 1922, quella che era la riserva di caccia di Casa Savoia divenne la prima area protetta d'Italia. Siamo entrati nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.
18 tornanti ci portano dai 1620 metri del lago di Ceresole ai 2250 metri della diga del lago di Serrù. Costruita per fornire energia alla città di Torino, è qui che nel 2019 si è fermato il Giro d'Italia, nel suo unico passaggio su queste strade. Ed è qui che nelle domeniche d'estate si fermano le auto. Sbagliato, no, sono lì. Questa strada, che è stata costruita nel 1932 per favorire il turismo, oggi è oggetto di riflessione e deve essere chiusa e regolamentata per poter preservare la bellezza naturale del luogo. Sono certo che nel 1932 il traffico veicolare dovesse essere di altra portata. Squadra al completo! Per la prima volta sono davanti a tutti. Guarda come ci superano tutti, guarda! È la posizione, ormai è la posizione. Secondo me si lascia sfilare, assume le sostanze e poi riparte di nuovo. Fatta la discesa che ci porta al lago Agnel, mancano 5 km alla cima. Le pendenze sono meno aggressive, ma la difficoltà è data dalla stanchezza che si è accumulata nei 35 km precedentemente fatti, dall'aria rarefatta e dalla giornata particolarmente calda. Certamente caldo fu l'agosto del 1944. Su queste montagne fu combattuta una durissima battaglia. Numericamente inferiori, i partigiani tennero testa per 10 giorni alle meglio organizzate truppe nazifasciste. Al loro fianco combatterono svariati stranieri, serbi e cecoslovacchi in particolare, ma anche un turco, un russo ed un polacco. Questi, forzatamente arruolati dai nazisti, disertarono e passarono dalla parte della resistenza. Svariate decine furono le perdite dei nazifascisti, 6 quelle partigiane. Tra i loro nomi quello di Václav Cibulka, maestro di musica cecoslovacco. Alla fine siamo io e te, Bat. Io ed il Bat fatichiamo pedalata dopo pedalata. I nostri compagni sembrano non soffrire nulla. Anche Erika, che ha iniziato da pochi mesi e che spesso nelle uscite precedenti abbiamo dovuto aspettare, ci sorpassa senza riguardo ed in poco tempo ci saluta parecchi tornanti più in alto. Vai, vai! Un po'. Sì, fa caldo. Cazzo d'acqua. Con fatica, ma anche noi arriviamo in cima. Una breve discesa ci porterà in Val d'Aosta e dalla fine della strada asfaltata. Strapiombo! Credo che si sia arrivati. Lì si svalica. C'è la coda per fare la foto con del nivole e anche stavolta ce l'abbiamo fatta. 2006 e qualcosa, credo.
Prima di affrontare la lunga discesa, mi fermo a contemplare la spettacolare veduta. Mi sembra un nome perfetto, il Nivolé, il colle delle nuvolette. Una volta che abbiate conosciuto il volo, camminerete sulla terra guardando il cielo, perché là siete stati e là desidererete tornare.